6.371 chilometri. Sotto la sedia su cui sei seduto in questo esatto momento, a questa precisa profondità, c'è una sfera di metallo più calda della superficie del Sole. Non l'ha mai vista nessuno. Non la vedrà mai nessuno. Se il nucleo smettesse di ruotare, il campo magnetico terrestre svanirebbe, ma l'atmosfera continuerebbe a proteggerci dalle radiazioni letali per milioni di anni. L'estinzione non sarebbe affatto immediata. Svaniti. Iniziamo il nostro viaggio scendendo nel buio, perché quello che c'è sotto i tuoi piedi non è un sasso inerte, è un'oscurità luminosa. È un reattore nucleare vivo, pulsante e spaventosamente violento. Pensa alla Terra come a una mela. Tutta la storia umana, ogni guerra, ogni impero, ogni grattacielo e ogni oceano che hai mai visto esistono solo sulla buccia di quella mela. La chiamiamo crosta terrestre. È spessa dai 5 ai 70 chilometri. Sembra tantissimo, vero? Ma in scala planetaria è un foglio di carta velina. Noi umani siamo bravissimi a esplorare lo spazio, ma siamo pessimi a scavare. Il buco più profondo mai realizzato è il pozzo super profondo di Kola, in Russia. 12 chilometri. Ci sono voluti 20 anni per scavarlo e poi le trivelle si sono fermate perché la roccia, a causa del calore, si comportava in modo plastico. 12 chilometri su 6.371. Non abbiamo scalfito nemmeno la vernice del nostro mondo. Fermati un attimo e pensa a questo. Conosciamo meglio la superficie di Marte di quanto conosciamo cosa c'è a 20 chilometri sotto le tue scarpe. Ma aspetta. Se non possiamo scavare, come diavolo facciamo a sapere cosa c'è là sotto? Come facciamo a misurare l'invisibile? La risposta arriva dalla distruzione. I terremoti. Ogni volta che la Terra trema, rilascia onde sismiche che viaggiano attraverso il pianeta. Immagina queste onde come il suono di una gigantesca campana. Quando le onde attraversano la roccia solida, vanno veloci. Quando incontrano qualcosa di liquido o denso, rallentano o deviano. I sismologi usano queste onde esattamente come un'ecografia medica. Guardano come il suono si piega e disegnano la mappa di un mondo alieno sepolto sotto di noi. E quello che hanno scoperto è sconvolgente. Oltre la crosta, le regole della fisica che conosci iniziano a collassare. Scendiamo. A 30 km di profondità entriamo nel mantello. Questo strato è enorme. Occupa circa l'84% del volume del pianeta. E qui incontriamo il primo grande paradosso. Un ossimoro geologico. Il mantello è solido, fatto di rocce durissime, ma allo stesso tempo scorre. È un solido fluido. Com'è possibile? Immagina un barattolo di miele lasciato nel congelatore. Sembra duro come il marmo, ma se lo inclini e aspetti 1000 anni, lo vedrai colare. Sotto pressioni titaniche e temperature di migliaia di gradi, la roccia si comporta così. Fluisce in correnti lentissime, muovendosi di pochi centimetri all'anno. Questo respiro di roccia è ciò che spinge le placche tettoniche in superficie. È il motore che alza le montagne e apre gli oceani. E noi siamo solo passeggeri su queste zattere di pietra. Prima di scendere nell'inferno vero e proprio, un piccolo avvertimento. Questo viaggio si basa sui dati geofisici più avanzati di cui disponiamo oggi, misurati attraverso reti sismiche globali. Non è fantascienza, è il tuo pianeta. E le temperature e le pressioni che stiamo per incontrare sono così estreme che la mente umana fa fatica a concepirle. Più scendiamo, più il peso del mondo intero graverà su di te. A 2900 km di profondità, la roccia solida finisce improvvisamente. Ti trovi di fronte a un confine netto, affilato come la lama di un coltello. Oltre questo confine non c'è più pietra. C'è un oceano oscuro e ribollente. Benvenuto nel nucleo esterno. Non stai più nuotando nella roccia. Stai affogando in un oceano di ferro e Nichelle completamente fuso. Un oceano profondo 2200 km. Qui la temperatura supera i 4000 gradi. È un inferno liquido che vortica a velocità spaventose, trascinato dalla rotazione stessa della Terra. Immagina l'acqua
in una lavatrice in fase di centrifuga, ma grande come il pianeta Marte e fatta di metallo incandescente. Questo metallo liquido è elettricamente conduttivo e muovendosi, sfregando, ribollendo, genera immense correnti elettriche, miliardi di ampere che scorrono nel buio assoluto. E dove c'è una corrente elettrica in movimento, la fisica ci dice che nasce qualcos'altro, qualcosa di invisibile ma vitale per te. Nasce il campo magnetico terrestre, il famoso geodinamo. Questa immensa dinamo di ferro fuso agisce esattamente come il magnete della dinamo di una bicicletta, ma su scala cosmica. Genera linee di forza magnetiche che eruttano dal nucleo, attraversano il mantello, escono dalla crosta e si proiettano per decine di migliaia di chilometri nello spazio vuoto. Senza che tu te ne accorga, mentre guardi questo schermo, sei avvolto da uno scudo di forza magnetica invisibile. È un'armatura silenziosa, un campo di forza reale, non un'invenzione dei film di fantascienza. Ma perché ti serve questo scudo? Da cosa ti sta difendendo in questo preciso istante? Ma c'è un problema enorme. Il Sole non ci manda solo luce e calore. Il Sole è un mostro termonucleare che vomita costantemente nello spazio miliardi di tonnellate di particelle cariche ad altissima energia. È il vento solare, un flusso di particelle cariche che viaggia mediamente a 1,5 milioni di chilometri all'ora, raggiungendo i 3 milioni solo durante tempeste solari particolarmente intense. Se questa tempesta colpisse direttamente la Terra, strapperebbe via la nostra atmosfera come un asciugacapelli strappa via lo zucchero a velo da una torta. L'acqua degli oceani evaporerebbe nello spazio. Le radiazioni sterilizzerebbero la superficie. Ma quando il vento solare arriva, sbatte contro il nostro scudo magnetico. Le linee di forza si piegano, si deformano, ma non si spezzano. Respingono le particelle letali, facendole scivolare via. L'aurora boreale che ammiri nel cielo è solo la scintilla visibile di questa guerra cosmica che si combatte sopra la tua testa. E se non ci credi, se pensi che sia solo teoria, guarda il nostro vicino. Guarda Marte. Miliardi di anni fa, Marte aveva fiumi, laghi e una spessa atmosfera. Era un mondo blu, forse persino vivo. Ma poi il suo nucleo interno si è raffreddato troppo in fretta. Il motore di ferro liquido si è fermato. La dinamo si è spenta e senza il campo magnetico il vento solare ha avuto via libera. Ha letteralmente scorticato l'atmosfera marziana, soffiandola via nello spazio freddo. Oggi Marte è un deserto rosso, morto e congelato. Il destino di Marte è ciò che accadrebbe a noi se il cuore di ferro della Terra smettesse di battere. Il centro del tuo mondo ti tiene vivo ogni singolo giorno. Fermati un secondo. Pensa a questa fragilità. Se stai ancora guardando, se sei arrivato fin qui giù nell'abisso, è perché una parte di te ha sempre saputo che la realtà è molto più complessa di quello che ci insegnano. E credimi, stiamo per toccare il punto più estremo. Scendiamo ancora. 5100 chilometri di profondità. La pressione qui è di 3,3 milioni di atmosfere. Immagina di prendere circa 2000 automobili e di impilarle tutte sopra un singolo centimetro quadrato. Ed è qui che l'oceano di metallo liquido si scontra con qualcosa di incredibile. Il nucleo interno. Una sfera perfetta di ferro e nickel, grande quasi quanto la Luna. La temperatura qui dentro è di 5400 gradi Celsius. È letteralmente più caldo della superficie del Sole. Eppure, e qui la tua mente deve fare uno sforzo enorme. Questa sfera non è fusa, è solida, dura come il diamante, un fuoco congelato, una fornace pietrificata. Come può qualcosa di più caldo del Sole essere solido? La risposta è una battaglia cosmica tra due forze titaniche, il calore e la pressione. Il calore estremo cerca disperatamente di separare gli atomi di ferro, di farli vibrare, di trasformarli in liquido. Ma la pressione formidabile di tutto il pianeta, che grava su di loro, li spinge vicini.
li schiaccia con una violenza tale che gli atomi non hanno letteralmente lo spazio fisico per muoversi. Non possono fondere. Sono bloccati sul posto. La pressione vince sul calore. E così l'inferno si cristallizza. C'è un dettaglio inquietante che i geofisici hanno scoperto da poco. Il nucleo interno non è statico, sta crescendo. Il nucleo della Terra si sta lentamente raffreddando, perdendo circa 100 gradi ogni miliardo di anni. Man mano che si raffredda, il ferro liquido del nucleo esterno, che tocca la sfera solida, si congela. E congelandosi, si cristallizza, aggiungendo un nuovo strato millimetrico al nucleo solido ogni anno. Cresce in modo asimmetrico, più veloce da una parte che dall'altra. Ma ecco il colpo di scena. Quando il ferro liquido si solidifica, rilascia calore latente. Questo calore extra spinge verso l'alto, agitando l'oceano liquido e potenziando il campo magnetico. Paradossalmente, è la lenta morte per raffreddamento del nucleo a dare l'energia che ci mantiene vivi oggi. Ma aspetta, perché la scienza non si ferma mai. Proprio quando pensavamo di aver capito tutto, le onde sismiche dei terremoti più devastanti ci hanno sussurrato un ultimo segreto. Rimbalzando avanti e indietro attraverso il pianeta come palline da ping pong, hanno rivelato un'anomalia proprio al centro del centro. L'inner core. Il nucleo interno più intimo. Una sfera ancora più piccola, del diametro di circa 600 km, sepolta nel profondo del nucleo solido. Qui la struttura dei cristalli di ferro cambia completamente orientamento. È come trovare una capsula del tempo che conserva traccia di un evento globale avvenuto circa 1 miliardo di anni fa. Forte, più forte, inviolabile. Il seme originario da cui è nato l'intero mondo che calpesti ogni giorno. Riemergiamo verso l'alto, attraversiamo il ferro solido, nuotiamo su attraverso l'oceano di metallo liquido, risaliamo le correnti di roccia bollente del mantello, fino a sfondare di nuovo la crosta terrestre. Ora guardati intorno, guarda il cielo, guarda le nuvole, guarda gli alberi. Niente di tutto questo esisterebbe senza la fornace brutale che abbiamo appena lasciato alle nostre spalle. Pensiamo sempre allo spazio come al luogo dei pericoli cosmici e alla Terra come al nostro rifugio sicuro. Ma la verità è che la Terra non è un rifugio passivo. È una macchina da guerra. Un reattore termomeccanico che combatte ogni secondo per respingere l'ostilità dell'universo. E tu vivi nel sottile equilibrio tra la morte che arriva dal cielo e il fuoco che brucia dal basso. Ogni respiro che fai, ogni passo che muovi su questo suolo che chiami casa. Tutto dipende da una tempesta di metallo liquido situata tra circa 2900 e 5150 km sotto di te. Sei sospeso su un abisso infuocato, protetto da un campo di forza invisibile che non puoi toccare. La Terra non è un sasso, è un reattore vivo. Io sono Renderium. E questo era il motore che ti permette di esistere. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro la realtà ha ancora strati profondi che nessuno ti ha mai mostrato. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora cammina senza sapere cosa si muove sotto i suoi piedi. Aiutami a rendere visibile l'invisibile.